Quando scoprì il mondo del corpo libero non sapevo cosa fosse la forza. I video che giravano lasciavano passare un altro concetto. Il fenomeno più in vista erano le skill, quelle che poi scoprì dipendere in misura maggiore dall'abilità piuttosto che dalla forza. Ma andiamo per gradi. Con questo non voglio dire che non ci voglia forza per le skills. Ognuna necessita di forza in gradi e modi differenti, più o meno elevati. Alcune skill ne richiedono parecchia. Ma cosa influenza maggiormente le capacità di una planche, ad esempio? La forza o l'abilità specifica? In campo skills tutto diventa specifico e la proporzione è a favore della tecnica, del condizionamento e dell'abilità. In secondo piano avremo la forza, importante sì, ma in secondo piano. Qualcuno potrebbe dire esistono vari tipi di forza e tra queste esiste anche la forza specifica. Beh, non è sbagliato dire questo, ma non è neanche corretto al 100%. Per forza possiamo intendere la capacità di eseguire una trazione, una spinta, una tenuta, una pressione misurata in chili o semplicemente una variazione dello stato di quiete dei corpi. Nella definizione generale della forza ne esistono di due tipi, una statica e una dinamica. Questo detto in maniera abbastanza semplicistica, senza entrare nel dettaglio perché non essendo un fisico né un ingegnere, non potrei mai andare in maniera troppo dettagliata in un campo che non è il mio, perché poi ci troviamo in un campo dibattuto anche tra esperti. Tutto ciò come si collega alla mia volontà di essere un atleta? Ho testato su me stesso che per diventare forte in un movimento devi allenare quel movimento nello specifico e diventerai tanto forte in un movimento quanto più tralascerai gli altri movimenti. C'è una sorta di legge più grande di noi che ci impone di non poter diventare fortissimi in tutte le cose, in tutti gli aspetti della forza e dell'allenamento, è impossibile. Da qui la mia decisione. Se vuoi essere abile nell'eseguire un gesto, devi allenarti su quel gesto. Devi incentrare tutto il tuo allenamento sulla progressione in quel movimento specifico o in quel gruppo di movimenti. È un approccio che non condanno, ma è troppo lontano da quello che voglio fare io. È troppo lontano da quello che voglio essere. Io voglio essere un atleta, non un esecutore di un gesto specifico. E c'è una differenza enorme. Io voglio sollevare tanti chili, ma voglio anche essere resistente. Voglio spingere in planche, voglio anche trazionare ad un braccio. Voglio correre tanti chilometri, ma voglio essere anche veloce nei 100 metri. Voglio essere un atleta a 360 gradi, ma è difficile. Lo è perché devi innanzitutto accettare che molte persone che si allenano su una cosa specifica saranno più forti di te. Devi accettare anche la presunzione di alcuni che si sentiranno superiori, avendo magari più secondi di planche di te. Ci sono alcune leggi intrinseche che impongono la superiorità di chi è più forte in una determinata skill. Magari ne capisce di meno, magari non ne capisce niente, però ha più secondi di te, quindi è meglio lui. Ma devi accettare anche quella di colui che solleva più chili in dip. E questo accade con tutti i parametri specifici che vai a prendere, perché allenando tutto sarai sempre più scarso di un qualsiasi specialista. La verità in fondo è che critichiamo quello che non riusciamo a fare. Con questo video vorrei appunto far capire che nessuno sbaglia. Anzi, è sempre sbagliato criticare gli altri per le proprie scelte, ritenerli inferiori, sminuirli, perché cercare di sminuire gli altri è indice della propria inferiorità e spesso anche infelicità. Quindi scegliete se volete diventare abili nelle skills o in tante cose messe insieme. Ogni scelta avrà le proprie difficoltà, avrà i pro e i contro, in misure totalmente differenti, ma nulla è da screditare. Io voglio essere un atleta e fin quando avrò forza in corpo mi allenerò per essere performante a 360 gradi, in qualsiasi cosa faccia.